rubato il tuo cavallo. Non ho nessuna intenzione di morire. Sono giovane e voglio ancora godermi la vita. Non ti preoccupare, te lo restituirò. Andiamo, andiamo, bello! Yuza è uno dei 5 protettori designati del generale di Nanto e rappresenta l'elemento nuvola. Da bambino trascorreva molto tempo con Julia e si divertiva a prendere in giro Rao e Toki durante i loro allenamenti. Yuza era innamorato di Julia e desiderava sposarla, ma i suoi sogni furono infranti quando scoprì che erano fratellastri, figli dello stesso padre. Da quel momento si abbandonò a una vita di edonismo e promiscuità per soffocare il suo dolore. Le 5 forze di Nanto credevano che solo Yuza fosse in grado di fermare Rao, ma con il suo spirito libero egli non voleva combattere per il bene dell'ultimo generale di Nanto. Quando però scoprì che si trattava della sua amata Julia, giurò di sacrificare la sua vita per lei e partì per affrontare Rao. Yuza conosceva Rao sin dall'infanzia ed era l'opposto perfetto della sua natura seria. Ryukion una volta disse che i due erano pari. Deciso a dare tutto per Julia, riuscì a rallentare Rao mentre Kenshiro correva a salvarla. Yuza fu il più resistente tra le 5 forze di Nanto che tentarono di fermare Rao, arrivando persino a rubare il Re Nero e a sfruttare il sangue delle sue ferite per guadagnare un vantaggio. È ricordato come l'unico uomo che riuscì a sottrarre il Re Nero a Rao. Umiliato, Rao si rifiutò di muoversi finché il suo possente destriero non gli fosse stato restituito. Quando Yuza tornò per affrontare Rao una seconda volta, subì la piena potenza del suo avversario e venne sconfitto. Tuttavia, resistette alla tortura di Rao senza mai rilevare l'identità dell'ultimo generale di Nanto. Rao descrisse la sua morte come terrificante e ordinò ai suoi uomini di dargli una sepoltura onorevole. Fu proprio la tenacia di Yuza che rivelò a Rao l'identità del generale, poiché sapeva che Yuza avrebbe sacrificato la sua vita solo per Julia. Anche nei suoi ultimi momenti, Yuza maledisse Rao e, pur non svelando direttamente il segreto, Rao intuì la verità dalla sua incrollabile determinazione. Colpito dal suo spirito, sia Rao che il Re Nero mostrarono rispetto per Yuza, onorandolo con una degna sepoltura. Nella serie televisiva, Yuza ha una banda di teppisti che sostituisce l'esercito di Fudo presente nel manga. Yuza viene catturato dalle 5 forze di Nanto, quando la figlia di Ryaku, Tou, si infiltra nel suo nascondiglio e droga la sua bevanda, permettendo loro di portarlo davanti all'ultimo generale di Nanto. Sempre nell'adattamento televisivo, il combattimento tra Yuza e Rao è più lungo. Dopo aver sopportato l'interrogatorio, Yuza evita il colpo che lo uccide nel manga e continua a combattere nonostante le ferite. Alla fine soccombe a una delle tecniche segrete di Rao, ma riesce comunque a ferirlo con un pugno volante prima di esalare l'ultimo respiro. Rao osserva che il corpo di Yuza aveva continuato a combattere anche dopo la morte e ordina che gli venga concessa una degna sepoltura. Con la sua tecnica del palmo d'acqua che distrugge le barriere, Yuza è in grado di ferire persino un avversario formidabile come Rao. La sua velocità è eccezionale e le sue mosse estremamente imprevedibili, ma il suo punto debole è la mancanza di tecniche difensive. Il manga Fist of the North Star Yuza Side Story Wandering Cloud, realizzato da Missile Kakurai nel 2010, esplora le avventure di Yuza prima degli eventi della storia principale. Yuza è in cerca di Kenshiro, che ritiene colpevole di non aver protetto Julia, e durante il suo viaggio giunge nei territori governati da Rao, dove osserva le conseguenze della sua politica spietata. Dato che il personaggio di Yuza aveva poco background nell'opera originale, questo manga riempie quella lacuna, presentando anche alcune divergenze significative rispetto alla storia canonica. Yuza delle nuvole è un personaggio complesso e affascinante, con un'anima ribelle e libera.
Vive secondo le proprie regole, mostrando disprezzo per le convenzioni e le responsabilità. Nonostante il suo atteggiamento spensierato, nasconde un profondo dolore causato dalla scoperta del legame di sangue con Julia, la donna che ama ma non può avere. Questa rivelazione lo spinge a rinunciare a una vita tradizionale, cercando rifugio in un'esistenza edonistica per soffocare il suo tormento interiore. Tuttavia, Yuza non è privo di coraggio e lealtà. Quando scopre che Julia è il generale di Nanto, mette da parte la sua indole riluttante e si getta con determinazione nella battaglia contro Rao, dimostrando che, nonostante il suo spirito libero, è pronto a sacrificare tutto per proteggere ciò che gli è caro. La sua personalità è segnata da una dicotomia: il desiderio di sfuggire al dolore, ma l'incapacità di abbandonare completamente chi ama. Questo lo rende un guerriero tragico e indimenticabile. Yuza delle Nuvole è un personaggio che incarna la libertà e la ribellione. Rappresenta l'elemento nuvola, un simbolo perfetto per la sua natura sfuggente, priva di vincoli. Vive come se nulla potesse toccarlo, abbandonandosi a una vita edonistica e disinvolta. Ma questo suo atteggiamento spensierato è in realtà una fuga dal dolore, il tentativo di nascondere la sofferenza causata dalla scoperta del legame di sangue con Julia, la donna che ama e che non può avere. La sua ribellione non è solo contro la società, ma contro il destino stesso. Yuza si rifiuta di seguire le regole, anche quando viene chiamato a combattere per l'ultimo generale di Nanto. Solo quando scopre che si tratta di Julia, decide di mettere da parte la sua riluttanza e affrontare Rao, dimostrando che, nonostante il suo spirito libero, è disposto a sacrificarsi per proteggere ciò che ama davvero. La filosofia di Yuza ci parla di un uomo che sembra scappare dalle responsabilità, ma che in realtà porta un peso enorme dentro di sé. Il suo edonismo maschera un tormento profondo e il suo sacrificio finale lo eleva a figura tragica. Anche di fronte alla morte, resiste senza mai tradire l'identità del generale, mostrando una forza che perfino Rao rispetta. Yuza ci insegna che la vera libertà non è l'assenza di legami, ma la capacità di scegliere per chi vale la pena combattere. Anche un ribelle come lui può trovare un senso più grande nel sacrificio, dimostrando che dietro la facciata spensierata si cela un cuore indomito.